Ciao a tutti, pace e illuminazione, grazie per tutto l'interesse che state dimostrando alle mie guide, grazie a tutti coloro che condividono sui loro social questi video, grazie a tutti coloro che ci sostengono attraverso gli abbonamenti e a proposito di questo mi rimproverate che non ne parlo mai degli abbonamenti, di quanto costa, di come si fa ad abbonarsi, via discorrendo. La ragione è semplice perché sotto il video, in descrizione, in quello spazio dove tu trovi scritto, no? Dove c'è la descrizione del video, trovi anche i link diretti a Patreon o a YouTube. Ti basta cliccare lì e ti abboni. Il costo sono 5 euro al mese, quindi sono 16 centesimi al giorno e quindi vedi che non è una questione di poterselo permettere, tutti se lo possono permettere. Il requisito necessario è quello di avere davvero voglia di approfondire ed avere anche magari l'umiltà di approfondire determinati aspetti. Nell'ultimo intervento per gli abbonati ho approfondito l'insegnamento di Nietzsche dei tre potenti nemici, che è un insegnamento davvero molto importante, specie nell'epoca in cui viviamo. Grazie anche per tutto l'interesse che state dimostrando a Casa Tyson sul canale di Mio Edizione. Casa Tyson è davvero un gioiellino. Cos'è Casa Tyson? Abbiamo deciso di aprire le porte di casa nostra e farvi entrare. Voi così avete la possibilità di vedere come due persone che hanno deciso di riformare la propria vita secondo gli insegnamenti del Sutra del Loto vivono. Di conseguenza vedete come viviamo, il posto dove viviamo e tante altre cose. Sono contento perché questa iniziativa sta davvero prendendo piede e piace e soprattutto è capita perché dai commenti che ci mandate mi rendo conto che davvero avete capito il senso di quello che stiamo portando avanti anche in questa iniziativa. Poi sai, questa iniziativa, questo nostro aprire la porta di casa nostra per farvi entrare è anche, credo, la migliore risposta a quelle critiche che ci vengono rivolte, che magari dietro a quello che facciamo c'è, o che magari non è vero che siamo così o qui o là su e giù. Ecco, io credo che sia il modo migliore per far vedere come realmente siamo e per rispondere in maniera coerente a queste critiche. Nel video di oggi volevo approfondire alcuni punti che ho toccato nel video precedente e specialmente il vegetarianesimo. Molti mi hanno chiesto se è giusto diventare vegetariani. Allora, diventare buddisti non è un obbligo, ma se vuoi essere buddista devi seguire determinate linee guida tracciate dal Buddha. Perché il Buddha ha fatto questo? Perché il Buddha ha detto: se vuoi vivere una vita coerente e una vita che valga davvero la pena di essere vissuta, devi riformarla a certi insegnamenti, a certe guide. Non puoi fare quello che vuoi tu e poi pretendere di avere la tranquillità e la serenità. Di conseguenza devi uniformare il tuo modo di comportarti, il tuo modo di pensare secondo determinate regole che il Buddha ha stabilito, perché quelle regole lì sono la causa della tua serenità. Molti mi chiedete se Nichiren era vegetariano. Nichiren non c'era dubbio che fosse vegetariano per tanti motivi, ma poi li andiamo a vedere bene nel dettaglio. Nichiren era un monaco buddista, un monaco Tendai. La scuola Tendai è la scuola del Sutra del Loto, la Okke Shu. Okke significa Sutra del Loto, Shu significa scuola. E nella scuola Tendai è molto rigida. Nella scuola Tendai si seguono molto rigidamente determinate regole. E essendo Nichiren un monaco Tendai, certamente non contravveniva a queste regole. E poi sicuramente era vegetariano. In vari gosho lui ne parla di questo fatto. Parla anche, ad esempio, di un bellissimo aneddoto
della cerva bianca. Adesso qui non mi chiedete nei commenti di parlarvi di quale Gosho è, perché quello è il lavoro che dovete fare voi. Io non sono un pullman, io sono un cartello stradale, io ti indico soltanto la strada da seguire, poi la devi fare tu, quello è il lavoro che devi fare tu, io non sono qui per lavorare per te, sono qui per dirti che devi lavorare tu. Perché affermo con assoluta certezza che Nichiren era vegetariano? Perché lui l'ha scritto nel primo Gosho, nel primo trattato che Nichiren ha scritto e presentato alla sede governativa. Il Rishankokuron in italiano è adottare l'insegnamento corretto per la pace nel paese. Lui c'è un punto dove dice chiaramente, parla chiaramente del vegetarianesimo e dice perché di questo. Ma prima di leggerti questo punto, che tra l'altro ringrazio Nicolò, me l'ha fatto notare in un commento, ma non è solo lì, ripeto, in vari Gosho Nichiren tratta questo argomento. Perché il Rishankokuron? Il Rishankokuron è l'inizio dell'odissea della vita di Nichiren, no? Dopo che Nichiren ha presentato ai governanti questo suo trattato, e lì sono cominciate le persecuzioni, le condanne a morte e tutto il resto. Questo trattato è fondamentale perché parla di una cosa che è molto importante. Perché, ad esempio, adottare l'insegnamento corretto per la pace nel paese? Perché nel buddismo è così, tutto ha un karma. Le persone hanno un karma, le cose hanno un karma, i paesi, le nazioni hanno un karma. Se le persone maturano cattivo karma, nella loro vita avranno delle cattive retribuzioni. Se un paese è pieno di persone che maturano cattivo karma, i problemi di quel paese si amplificheranno. Nichiren ha scritto questo trattato in un momento molto, problematico per il Giappone del tempo, no? C'erano lotte intestine, minacce di invasioni, epidemie e via discorrendo. E per Nichiren questo, e non solo per Nichiren, era dipeso dal fatto che le persone non seguissero il corretto insegnamento. In questo Gosho, che quindi è molto importante anche per noi, che non siamo del tempo di Nichiren, siamo del nostro tempo, ma ci indica come comportarci per avere delle vite, perlomeno come vogliamo avere. Lui ad un certo punto parla anche del vegetarianesimo. Adesso ti leggo il punto e dice: vi sono 3 gradi di uccisione: inferiore, medio e superiore. Quello inferiore consiste nell'uccidere un animale qualunque, anche una formica, con l'unica eccezione di un bodhisattva che ha volutamente scelto di rinascere in forma animale. Come retribuzione di un'uccisione di grado inferiore, si cadrà nei regni dell'inferno e degli spiriti affamati e degli animali, che sono i 3 mondi inferiori, e si soffriranno tutte le pene di grado inferiore. Perché così? Perché tutti gli animali possiedono le radici del bene, per quanto piccole esse siano. Questa è la ragione per cui una persona che uccide tali creature deve soffrire la piena retribuzione che deriva dalla sua colpa. Ecco, qui mi sembra che Nichiren sia stato piuttosto chiaro. Ora il punto è: se tu segui il Gosho, perché mangi carne? Se tu non segui il Gosho, non sei discepolo di Nichiren. Se non sei discepolo di Nichiren, perché fai Daimoku? Mi sembra logico. Il buddismo di Nichiren non è un giocattolo, non è un gioco,
è apparentemente semplice, ma Nietzsche ne ha spiegato più e più volte che va bene sì la semplicità, nel senso che è dedicato a tutti, riservato a tutti, alle persone comuni, però tu devi seguire le sue indicazioni, perché altrimenti tutto diventa non solo una perdita di tempo, ma diventa anche dannoso. Se tu vuoi essere buddista, come ti dicevo, devi seguire determinate linee. Prima di seguire il buddismo di Nietzsche, devi essere prima buddista, perché Nietzsche era buddista e il buddismo di Nietzsche che cosa ti suggerisce? Che anche l'insegnamento di Nietzsche ovviamente è buddismo. Quindi se tu vuoi seguire l'insegnamento di Nietzsche, devi seguire almeno, come minimo, le indicazioni che Nietzsche ti dà. Quindi non dovresti mangiare carne. Non è semplice. Tutti si sono convertiti al buddismo di Nietzsche, perché? Perché gli è stato detto che attraverso il Daimoku possono questo, possono quell'altro, e possono su e possono giù. Questo potrebbe essere anche vero, ma senza riformare la tua vita non succede nulla. Io avevo fatto l'esempio dei due fili di corrente. Se tu attacchi soltanto un filo, la corrente non l'hai. Se tu non dedichi degli sforzi, non ti tiri sulle maniche e riformi la tua vita, i due fili non toccano la corrente, non c'è contatto. Quindi quello che tu stai facendo è soltanto una perdita di tempo. E da cosa lo vedi? Lo vedi chiaramente da che cosa? Dal fatto che ci sono magari persone che praticano da decenni, ma la loro vita è tutta altalenante. Perché? Perché nella loro vita non c'è mai stato il vero Daimoku. Perché il vero Daimoku avviene, si concretizza quando il credente segue tutto quello che c'è dietro al Daimoku. Ad esempio a Nietzsche gli è stato detto, gli è stato chiesto, ma che differenza c'è tra il Daimoku recitato da un santo, da un monaco o da un laico? Nietzsche ne ha risposto, non c'è nessuna differenza, a meno che tu non segua gli insegnamenti del Sutra del Loto. Essendo il Sutra del Loto il re dei sutra ed essendo il fulcro e come si potrebbe dire, la massima espressione del buddismo, se tu non ti comporti da buddista, se tu non sei buddista, se tu non riformi la tua vita secondo le leggi del buddismo, il tuo Daimoku non esiste. Quindi io credo che insomma ci sia ben poco da giocare in questo senso. Vedi, ancora una volta vediamo come nel buddismo di Nietzsche in tante questioni siano facilmente risolvibili. Basta avere non le capacità, basta conoscere le cose, no? Perché io sono qui a parlarti di questi punti e di questi insegnamenti? Perché senza questo, quello che tu stai facendo è soltanto l'odore che ti rimane dell'incenso nei vestiti, ma il buddismo è tutt'altra cosa. Siccome la tua vita è importante per te, è importante per le persone che ti amano e per le persone che tu ami, devi per forza di cose, se ami anche tu, riformare la tua vita. Devi per forza di cose fare in modo che la tua vita sia un esempio per gli altri, perché come ho sempre detto, la vera pratica del Sutra del Loto non è il gongyo, quella è la celebrazione. La vera pratica comincia dal momento in cui ti alzi dall'altare, no? Sei tu che porti il gonzo alle persone, le persone ti guardano che cosa il buddismo ha fatto per te, quale cambiamento ha prodotto in te e quindi nella tua vita, allora si avvicinano, non si avvicinano per le tue parole. Non è inutile che tu gli dici fai Daimoku, io otterrai questo e poi magari questa persona ti vede che ti comporti come un cinghialotto.
non è quello, hai capito? Quindi attenzione, perché fare determinate cose senza il rispetto per tutto ciò che c'è dietro, te ti sembra di maturare karma positivo o addirittura di pulire il tuo karma, ma nella realtà fai l'esatto opposto, no? Pulisci da una parte e sporchi dall'altra. Quindi fai bene attenzione a questo. Mi raccomando, per concludere, condividete oltre a questi video anche i video di Casa Thais e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate sia di questo video che dei video di Casa Thais. Ciao, a risentirci alla prossima, pace e illuminazione.